2 del nostro percorso di 30 giorni. Oggi la parola che ci guida è apri. In che senso apri? E soprattutto cosa c'entra con la calligrafia? Beh, io ho pensato ai tanti corsi che ho fatto e ai tanti libri che ho acquistato nel tempo e devo dire che molto raramente apro tutto questo materiale e invece è importante che lo facciamo, che spesso riprendiamo le cose che abbiamo fatto e che ci apriamo alla possibilità di cambiare. E adesso vediamo la ricetta. Mi raccomando, giorno 2, apri. Che cosa sarà la ricetta? Qualcosa che bisogna aprire. La parola di oggi è apri. Ci apriamo al cambiamento, osserviamo altre scritture e ci apriamo alla possibilità di modificare una grafia che forse abbiamo da tantissimi anni. Accogliamo un cambiamento. Poi come possiamo aprirci con la nostra posizione? Teniamo la schiena eretta, le spalle bene aperte e apriamo il busto per fare un bel respiro a pieni polmoni. E infine anche nella ricetta c'è un'apertura perché l'ingrediente principale saranno le fave fresche da sgranare. Scelgo una fotografia in cui si vedano dei crostini con un qualcosa sopra. In realtà sono dei crostini con del formaggio spalmabile e della verdura, però mi piaceva la forma e siccome oggi voglio fare un disegno tutto utilizzando una penna, quindi una penna biro, e poi aggiungerò solo delle parti colorate, ho deciso di seguire le forme di questa fotografia e far finta che al posto di questo formaggio spalmabile ci sia il mio favoloso pesto di fave fresche. Traccio sempre a matita a grandi linee i volumi che occupano i miei soggetti. Poi con la penna vado a ripassare più o meno la forma della sagoma del mio soggetto, in questo caso del crostino, e di tutti gli elementi che ci sono sopra. Siccome in questa ricetta ci sono anche i pomodori secchi, così come nella fotografia, cerco più o meno di copiarli e di inserirli più o meno nella posizione dell'immagine. Poi vado libera, disegno il tagliere, disegno l'altro crostino e poi poco alla volta aggiungo le ombreggiature. Ricordate per fare le ombreggiature di tracciare delle linee il più possibile parallele in 2 o 3 versi diversi per dare l'effetto di chiaro e scuro. A dirla tutta, questo disegno è stato abbastanza complicato, non tanto per il soggetto, ma quanto per il fatto che ci sia questa massa non ben definita. È chiaro che è molto più semplice disegnare delle figure geometriche che non delle figure più naturalistiche.
Qui il difficile sta sia nel fare questo pesto che viene messo sopra il crostino, sia nel dare l'effetto della fetta di pane, proprio perché ha questi puntini, questi forellini che sono date dalla texture proprio della fetta. Poi aggiungo anche questo baccello con dentro le fave, che in realtà nella fotografia non c'era, ma siccome le protagoniste di questa ricetta sono le fave, volevo che assolutamente si vedessero e quindi disegno proprio tutto il baccello con magari qualche fava fuori libera. Aggiungiamo ancora l'ombreggiatura in modo proprio da evidenziare di più i volumi e lo spazio, la tridimensionalità del disegno, anche perché anche questo disegno non lo colorerò se non alcuni elementi, quindi devo fare tutto con la penna in sostanza, quindi con la biro. Dato che mi rendo conto che soprattutto sui crostini è molto difficile capire quali sono gli ingredienti perché è un po' tutto uguale, proprio perché c'è questa pasta spalmata con la rucola, con i pomodori, ma non c'è una differenza di colore, decido di inserirne uno solo, il rosso. Il rosso perché è un colore primario e con il blu diventano molto vibranti, molto forti, e perché alla fine anche da un punto di vista di sapori, secondo me il sapore del pomodoro secco con questo pesto di fave è il sapore che dà lo spicco in più al gusto di questo crostino. Dato che ho fatto questo disegno tutto con questa biro blu, decido di scrivere anche la mia ricetta con questa biro. A me piace particolarmente scrivere con la biro, soprattutto se è molto scorrevole, e che invece non sopporto è quando le biro fanno quelle goccioline di inchiostro. Questa invece è molto bella, è sottile e non lascia assolutamente gocce di inchiostro. Quindi vado tranquilla, dopo aver rigato il foglio in modo da essere certi di andare dritta, scrivo i miei ingredienti e il procedimento. Come abbiamo detto, qui sono aperta a cambiare, a modificare alcune delle mie lettere e quindi osservo e tengo sempre di fianco a me alcuni modelli da poter prendere come esempio.
Decido alla fine di ripassare le righe che avevo tracciato a matita utilizzando sia il pastello che la biro, perché questo foglio un po' giallino così mi ricorda i fogli dei quaderni, dei vecchi quaderni, e quindi cerco di fare una rigatura che sia un po' simile a quella. Concludo la mia pagina, la mia doppia pagina, anche aggiungendo il titolo. Purtroppo ho fatto questo disegno con questo cucchiaino che è molto fastidioso da un punto di vista dell'impaginazione, perché non avevo pensato che poi avrei messo il titolo in quel punto, però faccio finta di niente e scrivo sotto il cucchiaino, dietro gli oggetti, un po' sopra, un po' sotto, e devo dire che alla fine non è male il risultato. Aggiungo dei piccoli tocchi di inchiostro alle lettere del mio titolo, così per differenziarlo anche dal resto del testo, e basta, io ho finito. Com'è venuta la vostra pagina? Io sono super contenta. E la ricetta? Avete provato a preparare questo pesto? Beh, fatemelo sapere nei commenti. Ci vediamo nel prossimo video. Grazie per essere stati qui oggi con me. Ciao!